Ciao a tutti ragazzi, mi chiamo Nicola Bianchi e oggi voglio parlarvi di quella che secondo me è la miglior lente per il sistema Fujifilm. Sì, lo so, sarà totalmente un cliché, ma la lente che mi sta registrando in questo momento, cioè il 16-55-2.8 Fujifilm, secondo me è la miglior lente che si possa avere per il corredo Fujifilm. Se potessi avere una sola lente, vorrei questa. È chiaro, non sto parlando solo di street photography, perché questa lente è uno zoom ed è grande, posto che comunque ci sono tantissimi fotografi che scattano anche con lenti zoom. Martin Parr scatta con un 24-70, che è esattamente l'equivalente di questa lente fra l'altro, e Alex Maioli scatta con lenti zoom, fotografo italiano stupendo che se non conoscete andate a vedere. Sì, perché questa lente e le lenti zoom in generale sono pura versatilità. Se ci pensiamo bene, con questa lente ci posso scattare street, fashion, paesaggistica, forse anche ritrattistica. Chiaramente in quel caso ci si deve accontentare di un bokeh non troppo morbido, non troppo accentuato, perché apre fino a 2.8, che comunque è già molto buono e molto luminoso. Insomma, secondo me è una lente da avere, se non la lente da avere. Con questa lente faccio l'80% dei miei lavori commerciali, uso davvero poco le altre lenti, ho anche il 23-1.4, il 35-1.4, ma questa è la lente che rimane sempre montata sul corpo principale. E anche quando devo partire per l'estero o devo prendere un aereo, ho bisogno di viaggiare leggero, questa lente è la migliore alternativa che si possa avere, perché non è piccola, è una lente abbastanza ingombrante, un po' pesante, però mi permette di lasciare a casa tutte le altre, perché se ci pensiamo un attimo, dentro questo 16-55-2.8 ho un 16 mm, un 23 mm, un 35 mm e un 50 mm. Insomma, ho più o meno tutti i range focali che mi possono servire in un'unica lente, ed essendo un f2.8 va comunque benissimo sia per scattare all'esterno che per scattare all'interno. Insomma, se valutassi di cambiare brand, penso che questa sarebbe la prima lente che mi comprerei insieme al corpo macchina. Il 1655 Fuji ha anche una messa a fuoco veramente velocissima, infatti fa parte della linea LM, che sarebbe la linea Linear Motors, che ha un sistema di autofocus lineare molto più veloce, quindi come in questo caso è anche perfetta se volete fare video, perché l'autofocus lineare è silenzioso, preciso, ma soprattutto veloce. Ma dopo tutte le bellissime parole spese su questo 16-55-2.8 passiamo anche ai lati negativi, perché come tutte le lenti ha anche dei lati negativi. Chiaramente al primo posto mettiamo il peso. Questa lente non è piccola ed è abbastanza pesante. Insomma, dopo una giornata intera passata con questa lente in spalla o in mano, la sentite. Poi sicuramente dipende anche dal corpo macchina in cui la montate, ma io spesso la uso sull'XH1 insieme al battery grip e insomma inizia a essere un bel mattone da portarsi in giro. Un altro lato negativo è che manca un sistema di stabilizzazione, cioè la lente non è stabilizzata, però potete un pochino ovviare a questa cosa montandola su un corpo macchina stabilizzato, come ad esempio l'XH1 che mi sta riprendendo in questo momento. E come ultima nota sicuramente il prezzo, che non è un vero e proprio difetto, però questa non è sicuramente una delle lenti più economiche del sistema Fuji, ma onestamente per la mia esperienza personale vale ogni euro e non è estremamente costosa se la paragonate agli equivalenti fatti da Sony, Canon e Nikon, però non è una comparazione del tutto fair, perché quelle prodotte dagli altri brand spesso sono per macchine full frame, mentre questa è per macchine crop, e questo influisce molto sul prezzo. Un'ottima notizia è che se usate il sistema Fujifilm e volete un'alternativa più economica ma comunque molto valida, ce l'avete, il 1850 f2.8-4. Certo, non ha il diaframma costante a 2.8 perché appunto è un 2.8-4, non è weather sealed, quindi è sconsigliabile usarla troppo sotto la pioggia o in delle condizioni atmosferiche molto avverse, ma a differenza di questa è stabilizzata, ha comunque una messa a fuoco molto veloce e soprattutto è veramente molto più leggera. Quindi se state cercando una lente molto versatile da portarvi in viaggio, forse il 1850-2.8-4 potrebbe essere la scelta migliore, anche migliore di questo 16-55-2.8. Tantissimi street photographer davvero molto bravi, tra cui Lorenzo Catena e Valerio Tofanelli, se non li conoscete dateci un'occhiata, scattano proprio con il 1850-2.8-4 e fanno degli scatti stupendi, e quindi questa è sicuramente un'altra garanzia della qualità di questa lente alternativa al 16-55. Bene, per questo video è tutto, fatemi sapere se avete intenzione di comprarvi il 16-55-2.8 o il 1850-2.8-4 e soprattutto perché e cosa volete scattarci, e se questo video vi è piaciuto ricordatevi di lasciare un like e iscrivervi al canale, e in ogni caso ci vediamo nel prossimo video.